La parola tecnologia, cosa vi fa venire in mente? Di sicuro la prima cosa che pensate non è la scrittura. Eppure, guardando più da vicino, ci accorgiamo che la scrittura è una tecnologia. E come funziona allora questa tecnologia che si chiama scrittura? Dopo che impariamo a leggere e a scrivere non ci facciamo più molto caso, anche se siamo animali a cui piace ricoprire le superfici di segni incomprensibili. Per capire la scrittura, allora, dobbiamo far finta di non sapere più scrivere. Solo così, infatti, in questo documentario impareremo una cosa. Impareremo a vedere il nostro linguaggio. E poi, come se fosse la prima volta, ci porremo il problema di rappresentare. Quindi, iniziamo. Esiste la convinzione che la scrittura sia derivata dalla pittura. E ci sarebbero anche le prove di questo. La prima lettera del nostro alfabeto, la lettera A, sarebbe derivata dalla rappresentazione stilizzata della testa di un bovino. Mistero risolto, allora. Non così in fretta. Lei è la professoressa Denise Jman-Besserat, che nel suo sito web si presenta con una foto di lei con in braccio un falco. Questo perché anche gli accademici possono avere degli hobby estremi. Denise Jman-Besserat è professoressa all'Università di Austin in Texas. La sua teoria si oppone a chi pensa che la scrittura sia derivata dalla pittura. Secondo la professoressa Jman-Besserat, infatti, la scrittura sarebbe derivata non dalla pittura, ma dalla scultura. Torniamo indietro di 10.000 anni. L'agricoltura era appena stata inventata in Mesopotamia e gli agricoltori avrebbero avuto bisogno di tenere conto del loro raccolto per poi magari andarlo a scambiare. Inventarono un modo. Modellavano dei pezzetti di argilla in delle forme semplici, i cosiddetti tokens. In italiano sarebbero gettoni, però forse è meglio continuare a chiamarli tokens. A questi tokens di argilla si attribuiva un certo valore. Per esempio, un cono era equivalente a una certa quantità di raccolto, mentre una piccola sfera era equivalente a un multiplo di questa quantità. Il metodo per tenere conto dei beni che si stavano scambiando era abbastanza intuitivo. Semplicemente per 3 unità si prendevano 3 tokens e così via. Semplicemente si usava la ripetizione. A questo punto serviva preparare una specie di documento che ufficializzasse l'avvenuto scambio, un contratto a tutti gli effetti. Dopo aver fatto il conto, allora, i tokens venivano presi e avvolti in una sfera di argilla ancora morbida. C'è un problema però. Vedete che se noi adesso chiudessimo questa sfera di argilla non sarebbe più possibile vedere cosa c'è all'interno, perché molto banalmente l'argilla non è trasparente. Proviamo a fare allora una cosa un po' più furba. Prima di rimettere dentro la sfera di argilla i tokens, imprimiamoli sulla sua superficie e poi rimettiamoli dentro. Così facendo non sarà più necessario rompere l'argilla per verificare ogni volta il contenuto. Alla lunga poi ci si rese conto che bastava semplicemente imprimere direttamente i segni sull'argilla senza servirsi dei tokens. E sempre secondo la professoressa Jman-Besserat, l'argilla non sarebbe stata scelta come materiale di scrittura perché era un materiale comune in Mesopotamia, ma proprio perché la scrittura sarebbe derivata da questo sistema di contabilità. Col tempo poi i tipi di tokens si sono moltiplicati per tenere conto di sempre più beni di scambio. Vedete qui che oltre ai tokens di forma semplice ce ne sono altri di forma complessa, che sono semplicemente i tokens semplici decorati però con linee e punti.
Uno di questi è molto interessante, questo disco con segnata sopra una croce. Questo è un token che sappiamo significare una pecora. Come mai è così importante? Questo è il token della pecora. Questo invece è il segno in scrittura cuneiforme che significa pecora. Un riquadro con una croce al centro. Ecco, questa sarebbe un'ulteriore prova che il primo sistema di scrittura del mondo deriverebbe da questo sistema di contabilità. Stiamo ovviamente parlando della scrittura cuneiforme. Dopo che la regina Semiramide terminò la costruzione della città di Babilonia, si avviò verso l'Irano. E quando arrivò alla montagna conosciuta come Bagistanos, si accampò lì vicino ed edificò un giardino che aveva il perimetro di 2200 metri. Il monte Bagistanos, sul lato rivolto verso questo giardino, raggiunge un'altezza di 3000 metri. E sulla parete rocciosa la regina ha anche apposto in lettere siriane questa iscrizione: la regina Semiramide è arrivata fino a qui. L'iscrizione di Behistun compare saltuariamente nei testi di storia europei, come in questo brano di Diodoro di Sicilia, uno storiografo che scriveva in lingua greca. L'iscrizione di cui parla Diodoro però non l'ha fatta la regina Semiramide, che è più che altro una figura leggendaria. L'iscrizione è opera del re Dario, che è il figlio di Serse, che forse conoscete se sfortunatamente avete visto il film 300. Studiare la scrittura cuneiforme, però, è sempre stata una faccenda complicata, perché le iscrizioni sono attaccate letteralmente alla faccia di una montagna, e quindi trasportarle per farle leggere agli studiosi è impensabile, e non esisteva neanche la possibilità di fotografarle, ovviamente. La situazione però cambiò grazie alla coraggiosa impresa di Sir Henry Rawlinson, un ufficiale della Compagnia delle Indie Orientali. Nel 1835 Rawlinson, grazie alla guida di un ragazzo del posto, scalò la montagna di Behistun fino all'altezza della famosa iscrizione e ne fece un calcolo su carta, una quantità di testo molto maggiore di quelle fino ad allora raccolte. Rawlinson poi riportò quello che aveva ricopiato al British Museum e iniziò a lavorarci su, ma per sua fortuna non partiva da zero. Tanti studiosi, infatti, si erano già interessati alla cuneiforme, ma il più abile di tutti è stato sicuramente Georg Friedrich Grotefend. Grotefend, infatti, servendosi solamente di pochissimi frammenti di cuneiforme che gli venivano riportati dai viaggiatori che passavano dal Medio Oriente, era riuscito ad avere un'intuizione molto interessante. Era partito da un'ipotesi, infatti. Si era detto: ma se queste sono iscrizioni ufficiali, io dovrei aspettarmi di trovare al loro interno i nomi di personaggi illustri della storia persiana. E si dà il caso che noi questi nomi li conosciamo. Perché? Perché li conosciamo indirettamente dagli storiografi che scrivono in lingua greca. Sono i nomi di Dario, Serse, eccetera. Ora, la pronuncia di questi nomi è un po' diversa in greco e in persiano, però con un po' di fantasia ci si può arrivare. E infatti l'ipotesi di Grotefend si è rivelata corretta. 30 anni più tardi, Rawlinson poteva applicare le scoperte di Grotefend a un testo molto più esteso. E l'ufficiale inglese, infatti, riuscì a tradurre l'incipit dell'iscrizione di Behistun, che recita più o meno: io sono Dario, il re, figlio di Staspe, della dinastia degli Achemenidi, re dei re della Persia, eccetera, eccetera. Insomma, si tratta di un monumento all'egocentrismo del re Dario, oltre che un testo che ne sancisce il dominio sulla Persia. E tra l'altro, infatti, il bassorilievo che accompagna il testo raffigura Dario di fronte ai re, suoi avversari, sconfitti e sportivamente incatenati. Il re Dario governava l'impero persiano, un territorio vastissimo composto da tanti popoli che parlavano lingue diverse. E l'iscrizione di Behistun, infatti, riportava sì un messaggio, ma ripetuto 3 volte e in 3 lingue diverse, anche se tutte facevano uso della cuneiforme.
Il lavoro di Rawlinson quindi non era affatto terminato, serviva un ulteriore lavoro di traduzione. Rawlinson però dovette rimandare, in quanto ufficiale della Compagnia delle Indie fu chiamato in una missione in Afghanistan e ci dovette rimanere per ben 10 anni. Lasciamo Rawlinson a servire la patria e noi intanto torniamo un po' indietro. Ci eravamo lasciati, se vi ricordate, a quando il sistema dei tokens stava diventando via via sempre più obsoleto. Ci si rese infatti conto che bastava semplicemente imprimere i segni su delle tavolette di argilla. Queste tavolette sono una fase di passaggio dai tokens alla scrittura cuneiforme vera e propria. Le prime tavolette in cuneiforme infatti servono ancora alla contabilità, ma sono un sistema molto più preciso. Compaiono infatti i numeri. Queste mezzelune rappresentano 1, mentre i cerchi rappresentano il 10. Ci sono poi gli altri segni. Non è sempre facile capire cosa significano. Alcuni sono un po' più ovvi, come questo, che ovviamente significa una quantità di grano, ma ci sono altri segni un po' più astratti. Lo abbiamo visto con l'esempio del segno che significa pecora, che non è la rappresentazione dell'animale, ma dell'antico token che rappresentava questo capo di bestiame, il disco con incisa sopra una croce. Come si è passati dai segni che raffigurano gli oggetti ai segni cuneiformi veri e propri? Beh, possiamo prendere come esempio la storia, l'evoluzione di questo segno in cuneiforme. Ora non sapete cosa significa, ma tra un po' lo scoprirete. Questo segno, infatti, è l'evoluzione di quest'altro segno. Com'è possibile? Beh, lo capite, questo significa testa, ma più astrattamente può voler dire anche persona. A un certo punto però avvenne un primo intervento grafico. Il segno, cioè, venne ruotato di 90 gradi in senso antiorario. Come mai? Beh, non ne possiamo essere veramente sicuri. Però forse neanche gli scribi davano così importanza a questo fatto. Dobbiamo infatti pensare a come scrivevano. Possiamo pensare cioè che mentre scrivevano non ruotassero il polso, ma direttamente il supporto, e cioè la tavoletta. Proprio come facciamo noi quando prendiamo gli appunti molto freneticamente. In questo modo gli scribi si sono abituati a vedere i loro segni da tante angolazioni diverse e in questo modo i segni si sono sempre più slegati dagli oggetti che rappresentava. Aggiungete poi il fatto che a un certo punto lo stilo divenne a forma piatta. I segni venivano poi abbozzati toccando rapidamente l'argilla con questo stilo e le tracce che si lasciavano erano a forma triangolare, a forma di cuneo. Ecco perché la scrittura cuneiforme si chiama in questo modo. Proprio come il nostro alfabeto, anche la cuneiforme poteva rappresentare lingue diverse. La scrittura cuneiforme infatti è stata inventata dai Sumeri e inizialmente serviva a rappresentare la loro lingua. L'iscrizione di Behistun però è scritta in ben 3 lingue diverse, che erano le lingue parlate nel vasto territorio dell'impero di Dario. Ma proprio per questo si tratta di un documento importantissimo. È stato definito la stele di Rosetta della cuneiforme proprio perché si è rivelato essenziale nella decifrazione di questo sistema di scrittura. Per decifrare la cuneiforme, infatti, si confrontavano queste 3 lingue, si riutilizzavano i segni che già si conoscevano e quelli che non si conoscevano si provava a indovinarli. Per fare un esempio, è un po' come riempire lo schema delle parole crociate, solamente però in una lingua che non conoscete e senza definizioni. Sir Henry Rawlinson intanto era tornato dalla sua missione in Afghanistan e ora poteva dedicarsi totalmente al lavoro che lo appassionava. Ma l'impresa però si stava rivelando più ardua del previsto. E allora il British Museum chiamò in suo aiuto alcuni studiosi. Tra di essi c'era il reverendo Edward Inks, che vedete è un uomo dall'aspetto poco rassicurante, però era molto bravo in quello che faceva. Aveva già studiato i geroglifici e di recente si era interessato alla scrittura cuneiforme. Sir Henry Rawlinson e il reverendo Inks iniziarono a lavorare ciascuno per conto proprio. Ma a differenza di Rawlinson, il reverendo Inks riusciva a tradurre a una velocità sorprendente. Come mai? Beh, perché il reverendo Inks era riuscito a capire un principio che inizialmente a Rawlinson era sfuggito. I segni della scrittura cuneiforme sono polifonici.
Un segno, cioè, può rappresentare tanti suoni diversi, ma viceversa un suono può essere rappresentato da segni diversi. Per tornare all'esempio di prima, è come riempire un cruciverba in una lingua che non si conosce e le cui lettere sono tutte uguali e però hanno significati diversi. Perché tanta complessità? Beh, la scrittura cuneiforme è uno dei primi sistemi di scrittura mai inventati. Chi scriveva in cuneiforme però non trovava questo sistema troppo difficoltoso. Poi vabbè, col tempo è stato via via semplificato, i segni inutili sono stati sfrondati, ma infine la scrittura cuneiforme è stata sostituita da un altro sistema di scrittura scientificamente più elegante, e cioè l'alfabeto. A chi va dunque il merito di aver decifrato la scrittura cuneiforme? A Sir Henry Rawlinson o al reverendo Edward Hincks? A Rawlinson va sicuramente il merito di aver scalato la montagna di Beeston, che oggi è raggiungibile dai turisti solamente perché c'è un'impalcatura. Oltre a questo, però, Rawlinson è diventato veramente molto famoso per la sua traduzione della cuneiforme. Il reverendo Hincks invece si è accontentato di restare in disparte e tornare nel suo studio in Irlanda. La questione è ancora oggi dibattuta e a renderla ancora più oscura sarebbero alcuni racconti secondo i quali in tarda età qualcuno avrebbe chiesto a Sir Henry Rawlinson come avesse fatto a scoprire il funzionamento della scrittura cuneiforme. E l'ufficiale inglese avrebbe risposto: non me lo ricordo. È il 1799. Già da un anno Napoleone ha invaso l'Egitto con lo scopo di trarre beneficio commerciale per la Francia. Immagino che, dopo che hai invaso un paese straniero, fortificarne le aree portuali sia una questione di una certa priorità. Ed era questo il compito di Pierre-François Boucher: fortificare un piccolo avamposto sulla costa del Nilo, Fort Julien, che oggi si trova nella zona di El Rashid, ma che prima si chiamava Rosetta. E mentre supervisionava gli scavi, l'ufficiale vide tra i detriti un qualcosa di strano. Una larga pietra nera, piatta e liscia su di un lato. E su questo lato ci sono delle fittissime scritte in colore bianco in contrasto con il nero della pietra. Una parte di queste scritte sono antichi geroglifici. Boucher fa subito rapporto al suo generale e il suo generale, una volta posati gli occhi su questo reperto, ordina di avvisare Napoleone. L'Egitto ha sempre suscitato un certo fascino in Europa, e così anche la scrittura degli antichi egizi. Gli storiografi ne hanno parlato spesso. Erodoto, che ha viaggiato in Egitto, li ha visti i geroglifici e ce li ha raccontati. Una testimonianza interessante però è quella dello storiografo latino Tacito, che scrive: gli egizi rappresentavano attraverso immagini di animali il pensiero della mente. Ed è questa la convinzione che in Europa è perdurata in tutti i secoli e che in verità perdura ancora oggi, cioè che i geroglifici rappresenterebbero idee e non parole come la nostra scrittura. Ma nessuno degli storici che ci ha parlato dei geroglifici li sapeva leggere. E in antichità la sola fonte per chi volesse tentare di leggere i geroglifici era una: il trattato sui geroglifici di Orapollo, il più antico trattato su questo tipo di scrittura. Si tratta di una sorta di dizionario. Ogni voce è un concetto astratto e per questo concetto astratto viene descritto a parole il geroglifico che lo dovrebbe rappresentare. In questa edizione in inglese del 1800 si legge: per rappresentare l'eternità raffiguravano un serpente con sopra la sua stessa coda. E nelle prime edizioni, addirittura quelle del 1500, i geroglifici non erano neanche originali, ma erano illustrazioni generiche. Ma quello che è più importante è che il trattato di Orapollo evidentemente sostiene la teoria che i geroglifici rappresentino idee e non parole, e cioè la teoria che nei secoli successivi in Europa è andata assolutamente per la maggiore.
Nel 1600 il gesuita Athanasius Kircher tentò una prima opera di traduzione dei geroglifici basandosi su questa teoria. E dove ha trovato dei geroglifici se non poteva andare in Egitto? Beh, a Roma. A Roma sapete, no, che gli imperatori trasportavano dei bottini, dei trofei dalle terre conquistate, giusto per far capire chi comandava. A Roma, sulla strada per il Pantheon, c'è una piccola piazza, si chiama Piazza della Minerva, e al centro c'è un obelisco con sopra dei geroglifici. Kircher scelse alcuni geroglifici su questo obelisco e provò a tradurli. Non è che non ci è riuscito, ma a suo modo ce l'ha fatta e anzi si è convinto anche di essere stato il primo a riuscire nell'impresa. Solo che quelli che sono semplicemente i nomi dei costruttori dell'obelisco, Kircher è riuscito a renderli con giri di parole dal carattere addirittura esoterico. Insomma, non ci è andato molto vicino, ma perché il metodo era sbagliato. Sarebbe servito confrontare i geroglifici con una lingua che già si conosceva, ed è per questo che la scoperta della stella di Rosetta è stata molto importante. Avevamo lasciato questa misteriosa stele nera in mano ai francesi di stanza in Egitto. Napoleone è riuscito a vederla, però di sfuggita perché è dovuto partire di lì a poco. Gli inglesi, approfittando dell'assenza di Napoleone, ne approfittarono per attaccare i francesi e scacciarli dall'Egitto. La stele fu portata e messa al sicuro ad Alessandria, però non si è rivelata una grande idea perché gli inglesi misero sotto assedio la città di Alessandria e i francesi dovettero presto arrendersi. Gli inglesi chiesero di consegnare tutte le opere d'arte e i reperti archeologici che i francesi avevano trovato in Egitto, compresa anche la stella di Rosetta, quindi. Il generale francese, che sapeva benissimo il valore di quella stele, provò a fare il furbo e a dire no, quella non è un'opera d'arte, è roba mia. E il generale inglese gli rispose ma chi vuoi darla a bere? E fu più o meno così che la stella di Rosetta, che è stata trovata dai francesi in Egitto, passò in mano degli inglesi, che ancora oggi la custodiscono al British Museum di Londra. Io al British Museum ci sono stato e sicuramente ho visto la stella di Rosetta, solo che non me lo ricordo. Perché quando sono stato al British Museum avevo solo 16 anni e quando avevo 16 anni non avevo uno smartphone con cui documentare ogni istante della mia vita. Perché la stella di Rosetta è stata così importante? Vedete che il testo è ripetuto 3 volte in 3 scritture diverse. I geroglifici, il demotico e il greco antico. Il demotico sarebbe un'evoluzione dei geroglifici. Se i primi 2 testi, al momento della scoperta della stele, erano incomprensibili, il greco antico invece era una lingua facilmente traducibile, perlomeno per chi la sa tradurre. Il testo non è niente di speciale, è una sorta di decreto in cui i sacerdoti di un tempio di una città importante promettono all'imperatore Tolomeo IV di santificarlo. Non ci volle molto per capire che, confrontando il testo in greco antico con gli altri 2, si poteva benissimo arrivare alla traduzione di queste scritture ormai dimenticate. E se i vostri occhi si perdono di fronte al testo in geroglifici, approfittatene, perché è questo lo sguardo di chi per la prima volta dovete tentare di tradurre questo testo. La domanda è: da dove si comincia? Dopo Athanasius Kircher, i progressi nella traduzione di geroglifici furono un po' lenti. La situazione cambiò quando a interessarsi della faccenda fu lo studioso inglese Thomas Young. Thomas Young evidentemente era una persona che soffriva molto la noia perché tra i suoi vari interessi c'erano la matematica, la fisica, l'ottica e così pensò anche di occuparsi dei geroglifici nei ritagli di tempo. Il metodo che Thomas Young provò ad applicare per provare a tradurre la stele era molto computazionale. In che senso? Beh,
lui provava a calcolare la frequenza dei segni geroglifici con la frequenza delle parole del testo in greco antico e così provava a capire le corrispondenze. E sapete cosa? A grandi linee ci ha pure azzeccato. È stato lui, infatti, Thomas Young, a capire quale dei segni geroglifici doveva per forza essere il nome di Tolomeo. Tuttavia Young non riuscì mai ad abbandonare l'idea tramandata dai testi classici che i geroglifici rappresentassero idee. L'unica eccezione che poteva accettare erano i nomi propri, che per forza dovevano essere rappresentati da una qualche forma di lettere. E questi nomi propri erano inseriti in dei cartigli. Quando si trattava di indicare precisamente quali erano queste lettere all'interno di quei cartigli, Thomas Young si riduceva in pratica a indovinare. Questo perché lui non conosceva la lingua degli antichi egizi. Per lui i geroglifici erano semplicemente delle caselle da riempire. In pratica non era suo destino decifrare la stele di Rosetta. E se parlare di destino vi sembra una cosa esagerata, lasciate che vi presenti Jean-François Champollion. Se Thomas Young vi è sembrato una persona intelligente, non avete ancora visto nulla. Champollion, infatti, oltre che, imparare il greco e il latino prima dei 10 anni, a 16 anni aveva già pubblicato il suo trattato sulla lingua degli egizi e a 19 era professore di arabo e persiano all'Università di Grenoble. Noi tutti, in pratica, stiamo sprecando la nostra vita. La storia della rivalità tra Thomas Young e Champollion nella traduzione dei geroglifici è quanto di più umano si può raccontare, nel bene e nel male. Per farla breve, inizialmente Thomas Young fece di tutto per non far avere i testi della stele di Rosetta a Champollion. Però poi, quando Champollion riuscì a tradurre i geroglifici, Thomas Young ne riconobbe sportivamente il merito. Solo che poi pubblicò un articolo in cui diceva che Champollion semplicemente aveva continuato la sua opera. E Champollion rispose che prima di imparare a tradurre una lingua uno la dovrebbe studiare. E poi però, per fare pace, quando Champollion fu nominato curatore al Louvre, invitò Thomas Young a vedere la sua collezione. Ma che cos'è che Champollion ha capito che a Thomas Young era sfuggito? Tutti i testi che fino ad allora avevano raccontato come si traducevano i geroglifici avevano torto. I geroglifici, infatti, non rappresentano di base delle idee e occasionalmente nei nomi propri i suoni, come aveva pure capito Thomas Young, ma è il contrario. Di base, cioè, i geroglifici rappresentano i suoni della lingua e occasionalmente delle idee astratte. Gli scribi egizi, per esempio, mettevano alla fine delle parole un segno, un geroglifico che indicava di che cosa stavano parlando. Se per esempio stavano parlando di un dio, mettevano a fianco il geroglifico di un dio. Se stavano parlando del nome di una persona, mettevano a fianco il geroglifico di un papiro. Se poi questa persona era un maschio, c'era la possibilità di mettere il geroglifico del pene, di cui c'era la variante pene seminante e di cui c'era un'altra variante ancora del pene con un panno avvolto, che immagino vada messo dopo che ha seminato, ma non approfondiamo. Tutte queste regole però non erano così stringenti. Non esisteva infatti l'ortografia così come la conosciamo oggi. E c'erano quindi molte omissioni, ridondanze, eccetera. Ecco perché il metodo computazionale di Thomas Young non aveva funzionato. Non aveva tenuto conto che chi scrive conosce la propria lingua ed è quindi a un alto livello di confidenza e sopporta un'alta percentuale di imprecisioni. I geroglifici quindi rappresentano suoni, non idee, e questa è la grande scoperta di Jean-François Champollion. E si racconta che Champollion, non appena fece questa scoperta, si mise a correre per le strade di Parigi con ancora in mano le carte per andare a raccontarlo al fratello, urlando «Je tiens mon affaire», che è il modo che i francesi usano per dire «ce l'ho fatta».
Siamo arrivati a metà della nostra storia e se stai ancora guardando penso che ti stia interessando. E allora ti ricordo che puoi fare due cose: puoi farmelo sapere lasciando un mi piace sotto questo video, oppure puoi anche condividerlo con chi pensi possa essere interessato come te. Senza indugiare oltre, proseguiamo. Quando lavoravo in un museo, un giorno sono capitato in turno con una mia collega cinese. Stava facendo una cosa che non si dovrebbe fare sul lavoro, e cioè stava chattando al cellulare. Ma non è tanto quello che mi ha colpito. Mi ha colpito che la tastiera che stavo usando era una normale tastiera in caratteri latini, una tastiera QWERTY, e però il testo che mandava era in scrittura cinese. So cosa state pensando. State pensando che è inquietante avere uno che vi osserva mentre state chattando al cellulare, ma lo stavo facendo per il bene della scienza. E siccome sono anche un conversatore professionista, gliel'ho anche chiesto il motivo per cui stavo guardando quello che faceva. E lei mi ha risposto spiegandomi che semplicemente digitava con la tastiera la pronuncia di quello che voleva dire e la tastiera nella riga dei suggerimenti le mostrava una serie di caratteri e lei sceglieva quello che le serviva. È un funzionamento che conosciamo anche noi iniziamo a digitare l'inizio della parola che vogliamo scrivere e la tastiera ci suggerisce la continuazione, le parole più probabili, e non vuole assolutamente che impariamo le parolacce. Noi però utilizziamo un solo sistema di scrittura, mentre chi scrive in cinese sembra che si trovi bene a passare dall'uno all'altro. Oggi so che probabilmente la mia collega stava utilizzando il pinyin, che è un sistema di traslitterazione dei caratteri in cinese tradizionale in alfabeto latino. Ma come ha fatto l'alfabeto a diffondersi in tutto il mondo? Per capirlo dobbiamo approfondire due cose, e cioè le origini dell'alfabeto e il suo funzionamento. La penisola del Sinai era una terra molto conosciuta per le sue miniere di una pietra preziosa di colore azzurro, il turchese. Il turchese lo potete vedere nei dettagli delle decorazioni dei gioielli egizi, spesso in contrasto con l'oro. Capite che quindi era una pietra molto ricercata e molto di valore. Se siete archeologi, però, nelle miniere del Sinai potete trovare una cosa di un po' più interessante delle pietre preziose. Presso l'antica miniera, infatti, c'è un antico tempio, è il tempio della dea Hathor, protettrice del luogo. Tra le rovine è stata ritrovata una piccola statua, è una sfinge. E a noi interessa perché in questa sfinge sono incisi dei graffiti. Non si tratta di geroglifici, eppure sono davvero simili. Che cosa sono? Alan Gardiner, un egittologo molto famoso, ha provato a spiegarlo. Secondo lui, i minatori del Sinai lavoravano per gli egizi, ma non parlavano la lingua dei loro padroni. I minatori però videro che scrittura usavano i loro padroni, e cioè i geroglifici. E allora ne presero alcuni segni e però gli diedero un nome nuovo nella loro lingua, così potevano ricordarsi il loro suono. Seguendo questa teoria, Alan Gardiner è anche riuscito a tradurre l'iscrizione della piccola sfinge che avete appena visto. La scritta dice «Alla signora». La signora sarebbe la dea Hathor, la protettrice della miniera. La statua, quindi, è un oggetto votivo lasciato dai minatori. Questa scrittura, però, ha una particolarità che finora non abbiamo mai incontrato, e cioè ogni singolo segno corrisponde a un solo suono. Ci sono soprattutto consonanti e qualche vocale, ma poche. Si tratta quindi di uno dei primi esempi di scrittura alfabetica così come la intendiamo. Considerate che poi i minatori erano antenati dei Fenici, che vivevano nelle coste del Libano. E i Fenici, che erano un popolo di commercianti, avrebbero poi diffuso questo alfabeto in tutto il Mediterraneo. Se quindi la teoria di Alan Gardiner fosse vera, e cioè i minatori avessero preso per creare il loro alfabeto alcuni segni geroglifici, allora l'alfabeto, e quindi il nostro alfabeto,
deriverebbe dai segni geroglifici. Ma procediamo con cautela. Proviamo a confrontare visivamente le lettere dell'alfabeto fenicio, alcune lettere, con i segni geroglifici da cui deriverebbe. Il primo segno dell'alfabeto dei Fenici è la lettera Aleph. Aleph nella lingua dei Fenici significa testa di un bue. Allora, è ruotata perché inizialmente scrivevano in colonna e poi hanno ruotato la colonna assieme ai segni. Però, appunto, con un po' di fantasia si può intravedere l'immagine di una testa di bue stilizzata. Ma dobbiamo fare attenzione anche a non vedere quello che siamo convinti di vedere. La forma, infatti, si tratta semplicemente di un triangolo barrato. Però diamola per buona e diciamo che è la stilizzazione della testa di un bue. Passiamo oltre. La seconda lettera dell'alfabeto dei Fenici è la lettera Bet. Bet in lingua dei Fenici vuol dire casa, e infatti deriverebbe dal geroglifico che significa casa. Ok, anche questo, se lo ruoti con un po' di fantasia, può essere... Vabbè, andiamo oltre. Allora, no, Ghimel no, proprio, vorrebbe dire cammello. Ma allora c'è chi dice che è il dorso di un cammello, c'è chi invece dice che è il muso di un cammello, e altri invece dicono direttamente che significa bastone. E per finire la lettera Tau, che è l'antenata della nostra lettera T, che vuol dire semplicemente in lingua dei Fenici marchio. Ma va? Insomma, cosa vuol dire questo? Che la teoria che le nostre lettere, le lettere del nostro alfabeto, deriverebbero dai geroglifici non è priva di problemi, diciamo così. Ma non si può neanche dire che i geroglifici non c'entrino niente con la creazione del nostro alfabeto. Esiste infatti un'altra teoria oltre a quella di Gardiner. Si parte dal fatto che è improbabile che dei minatori abbiano perfezionato un'invenzione così raffinata come l'alfabeto. E allora si deve ipotizzare l'esistenza di una figura misteriosa di cui non si conosce nemmeno il nome. Questa persona sarebbe stata un esperto in geroglifici e per creare l'alfabeto non sarebbe partito dalla veste grafica dei geroglifici, ma dal loro valore fonetico. Ricordate che Champollion ha scoperto che i geroglifici rappresentavano suoni, non idee. Inoltre poi si sarebbe reso conto che non tutti i geroglifici erano necessari. Per rappresentare tutti i possibili suoni di una lingua ne sarebbero bastati una ventina, 22 per l'esattezza. Erano geroglifici che rappresentavano per lo più consonanti. E quindi li ha presi e ha creato dei nuovi segni per rappresentarli. E per finire gli ha dato anche dei nomi: Aleph, Bet, Gimel, eccetera. Il fatto di avergli dato dei nomi può sembrare una mossa banale. In realtà è uno dei punti di forza di questo nuovo sistema di scrittura. Nomi brevi, infatti, legati al suono, sono facili da memorizzare. Contate il fatto che la serie è anche relativamente breve, stiamo parlando di un confronto con, per esempio, 200 geroglifici o 1000 segni di cuneiforme, proprio non c'è confronto. Capite perciò perché l'alfabeto sia un sistema molto facile da apprendere e anche proprio perché si sia diffuso così in fretta in tutto il Mediterraneo. Erodoto racconta che a portare l'alfabeto dei Fenici in Grecia è stato il re Cadmo. Cadmo era infatti figlio di un re fenicio e ha anche fatto una vita molto interessante. Ha sconfitto un drago, ha fondato la città di Tebe, di cui poi è diventato re ovviamente, e ha anche portato l'alfabeto in Grecia. Questo ci fa capire che i greci erano molto consapevoli del fatto che la loro scrittura derivasse da quella dei Fenici. Pensate che nei primissimi testi scritti in greco la parola scrivere si dice phonikazzein, che in italiano potrebbe rendersi come feniciare, che è un verbo che non esiste, lo so, che l'ho inventato solamente per farvi rendere conto di quanto l'atto stesso di scrivere fosse identificato con le lettere fenicie. L'alfabeto fenicio è infatti uno dei primi alfabeti così come lo intendiamo oggi.
ma non è l'alfabeto che utilizziamo oggi, è anzi molto diverso. Per semplicità potremmo dire che non fa uso delle consonanti, e sono stati i greci infatti ad aggiungere le vocali. Anche se aggiungere è una parola sbagliata, perché dicendo così sembrerebbe che i fenici non avessero le vocali e parlassero come noi scandiamo il codice fiscale. Com'è che i greci allora hanno aggiunto le vocali al loro alfabeto? Per capirlo dobbiamo fare alcune considerazioni sul modo in cui parliamo. Sul computer qui ho installata l'applicazione Pratt, che è un'applicazione che i linguisti usano per studiare gli aspetti sonori della lingua. Una particolarità di Pratt è che ha un'icona talmente brutta da essere adorabile. L'interfaccia è molto basilare e di tutte le funzioni che Pratt ci offre, per oggi ce ne serve una, e cioè la trascrizione fonetica. Andremo cioè a registrare un qualcosa che dirò e lo trascriveremo. Ciao, io sono Amedeo e parlo di letteratura. Per adesso trascriviamo solamente l'ultima parola, letteratura. Vedete che a fianco ci sono le lettere dell'alfabeto fonetico internazionale. Servirebbero a fare un lavoro più preciso, ma per adesso accontentiamoci solamente delle lettere dell'alfabeto latino. Questa è la forma d'onda della parola letteratura. Vedete che si può scendere al di sotto del segmento della parola. Ci sono cioè delle interruzioni evidenti. Si tratta ovviamente delle sillabe. Vorrei farvi notare che la divisione in sillabe è una divisione naturale del discorso. Ed è infatti in sillabe che si scriveva in scrittura cuneiforme. Contate che poi non c'era un approccio così preciso al linguaggio e capite come mai i segni cuneiformi erano 1000. Gli egizi scrivevano un po' in un misto, un po' consonanti, un po' sillabe, poi l'abbiamo visto anche ogni tanto dei concetti astratti attraverso la loro scrittura. Come ragionavano però i fenici? I fenici dicevano: ma perché devo memorizzare, scrivere così tanti segni se mi basta solamente segnare il modo in cui li articola la bocca? I fenici cioè non segnavano le sillabe, ma si accontentavano di segnare il modo dell'articolazione dei loro suoni. Vedete, anche pronunciando le sole consonanti, si capisce, non c'è bisogno di scrivere anche le vocali. Chi scriveva era ovvio che conosceva la sua lingua e quindi non aveva bisogno di essere così preciso nel segnare tutti i suoni della sua lingua. I greci però cosa fecero? Beh, dissero: guardate, questo alfabeto è un'invenzione geniale, però noi abbiamo le vocali. Il greco è dotato di vocali lunghe e brevi. Cosa vuol dire? Vuol dire che due parole possono avere le stesse vocali e però sono diverse perché in una le vocali sono lunghe e nell'altra le vocali sono brevi. Ecco perché scrivere solamente le consonanti per i greci sarebbe stato un po' problematico. E allora cosa fecero? C'erano alcuni segni nell'alfabeto dei Fenici di cui loro non si facevano niente. Uno di questi, per esempio, era proprio Aleph, il primo segno dell'alfabeto dei Fenici. I greci allora presero Aleph e la resero alfa, una vocale. Ecco perché i greci non si può dire veramente che abbiano aggiunto le vocali, ma le hanno inventate. Questo perché aggiungere le vocali non vuol dire solamente aggiungere le vocali, ma vuol dire anche creare le consonanti. Una consonante, infatti, è tale solamente assieme a una vocale. Si chiama consonante, con suono, perché non può mai stare da sola. E notate pure che la divisione del suono in consonanti e vocali non è altrettanto naturale come quella in sillabe. Non è infatti sempre facile distinguere dove inizia un suono e finisce un altro. L'approccio scelto dai greci è infatti un approccio molto più scientifico al linguaggio. Cioè è un approccio che fa un passo in più rispetto alla concezione naturale e ci aiuta però a conoscere meglio come parliamo. Ma l'alfabeto non è solo uno strumento scientifico, è anche uno strumento che ha servito l'arte del linguaggio, e cioè la poesia. La poesia di Omero, infatti, chi la conosce sa che è strutturata proprio sulla melodia delle vocali. Ecco che quindi poterla esprimere, poterla registrare con
uno strumento così preciso ha permesso di tramandarla nei secoli a venire e a plasmare la concezione stessa della poesia, una concezione che abbiamo ancora oggi. Siamo arrivati alla fine della nostra storia e credo proprio che tocchi a me trarre delle conclusioni. E quindi cosa posso dire? Beh, innanzitutto, rivedendo il video in fase di montaggio mi sono accorto veramente di quanto poco ho detto, cioè di quanto è stato difficile mettere così tante informazioni, comprimerle, sintetizzarle e allinearle lungo una sola linea narrativa. Perciò, cioè, se non ti è chiaro qualcosa, se potrei spiegarti meglio un qualcosa, non avere paura a scrivermi sotto nei commenti, cercherò di risponderti al meglio che posso. Ma quello che è più importante è che cos'è che abbiamo imparato, che cos'è cioè che possiamo portare a casa. Beh, ripercorrendo velocemente i passi della storia della scrittura, ci ricordiamo che la scrittura a quanto pare è derivata da un sistema di contabilità e che le figure che, seppure presenti nella storia della scrittura, che rappresentavano i beni di consumo, erano delle forme stilizzate degli oggetti che si sono sempre di più astratte per rappresentare i suoni legati alla lingua di chi scriveva. E perciò forse possiamo fare un passo in più e riflettere su quanto la scrittura sia fedele alla rappresentazione di questi suoni. Abbiamo infatti notato che la scrittura passa facilmente da una lingua all'altra, viene riadattata, trasformata. Perché è possibile questo? Perché forse dobbiamo considerare la scrittura una rappresentazione stilizzata del suono, esattamente come quelle figure non siano la rappresentazione precisa di quegli oggetti, ma siano una forma che ce li suggerisce. La scrittura quindi pare che sia proprio una sorta di linguaggio parallelo a quello che parliamo. E se siamo partiti dal concetto di tecnologia e siamo abituati a una forma tecnologica che si evolve molto rapidamente ed è sempre recente, la scrittura ci ha dimostrato che non solo una tecnologia antica può essere altrettanto efficace, ma che effettivamente non si può migliorare più di così. Oltre l'alfabeto non è possibile fare di meglio. In futuro mi riprometto di tornare sull'argomento, ma per il momento a presto.